Il calciomercato dell'Inter si scalda in difesa, ma anche nel reparto d'attacco, perché l'arrivo di Romelu Lukaku non sarà l'unico movimento, appunto, a quelle latitudini, perché ci sono altri nomi di cui si sta parlando. C'è un certo Paulo Dybala, che rimane una delle suggestioni principali del mercato interista, ma ci sono anche delle cose da sistemare a livello di uscite. Ne abbiamo parlato nel corso delle ultime dirette e ne abbiamo parlato anche con il nostro Lorenzo Polimanti che in questi giorni, anzi nella giornata di ieri in particolare, in occasione della conferenza stampa di Beppe Marotta e Simone Inzaghi, conferenza di inaugurazione della nuova stagione, era presente nella sede dell'Inter e ha raccolto una serie di informazioni che vi abbiamo già riportato all'interno di un articolo che trovate su passioneinter.com e all'interno di un contenuto dedicato che trovate sul nostro canale YouTube e sui nostri canali di podcasting. In questo episodio nello specifico parleremo di uno degli ambiti, diciamo così, delle varie notizie raccolte, che è appunto il settore offensivo. Faremo un punto sulla situazione degli attaccanti che attualmente lo compongono e cercheremo di capire come e se innanzitutto è possibile arrivare a Paulo Dybala, dandovi quindi tutte le ultime novità. Lanciamoci quindi subito nel contenuto. Prima di tutto però, come sempre, vi chiedo un mi piace e un'iscrizione al canale se ancora non siete iscritti, così ci aiutate a crescere e a migliorare sempre di più. Allora, che cosa è emerso? Innanzitutto un paio di presupposti dalla conferenza di Simone Inzaghi. Innanzitutto è emerso che oltre ai 3 portieri, la rosa che Inzaghi ha in mente per la sua Inter è composta da 20 giocatori affidabili, quindi 10 titolari al netto del portiere, ripeto, e 10 riserve che possono essere completamente affidabili al 100%. Dopodiché eventualmente si vanno ad inserire determinati giovani che possono essere utili per far loro esperienza e farli ambientare con la prima squadra. Per quanto riguarda il reparto offensivo, la specifica è stata la seguente: dovrà essere composto da 4 attaccanti, tutti e 4 spendibili, pronti e già di buon livello, ed eventualmente il quinto a cui aggiungere da aggiungere a questi 4 dovrà essere un giovane, non un giovane però alla Pinamonti, quindi un giocatore comunque già affermato, ma un giovane che sia consapevole di non avere grandissimo spazio, perché è inevitabile, la quinta punta non avrà grandissimo spazio, e che quindi eventualmente possa essere lì appunto per iniziare ad ambientarsi ed allenarsi con giocatori molto importanti. La mia idea è che il profilo ideale sia quello di un giovane che possa nel frattempo continuare a fare la spola tra prima squadra e primavera, perché avere un giocatore che non può giocare in primavera per limiti di età e che quindi sia lì solamente come quinta punta giocando pochissimi minuti in un anno, secondo me sarebbe un po' sprecato. Quindi meglio un giovane, e non a caso si parla di Valentin Carboni per fare un esempio, che possa allenarsi con la prima squadra quando serve, ma continuare un percorso di crescita nella primavera. Abbiamo detto però 4 attaccanti. Chi saranno questi 4 attaccanti? La domanda è legittima, perché attualmente l'Inter ne ha ben più di 4 di giocatori in quella zona di campo. Facciamo un breve punto della situazione su ognuno, poi affronto il capitolo Dybala. Allora, Lukaku e Lautaro rimangono punti fermi del progetto, titolari fissi dell'attacco, e accantoniamo subito la questione. Edin Dzeko. Allora, per caratteristiche, Edin Dzeko rappresenta un buon vice Lukaku. Chiaramente non ha tutte le sue caratteristiche, non ha la velocità, per fare un semplice esempio, però dal punto di vista fisico è quello che più gli si può avvicinare, e potenzialmente anche un buon partner dello stesso Lukaku. Non dimentichiamoci, lo ricordiamo sempre, che Antonio Conte voleva Edin Dzeko proprio per farlo giocare al fianco di Lukaku, e fu proprio il mancato arrivo di Dzeko in quell'estate a far nascere, forse anche un po' per caso, e per fortuna aggiungerei, la Lula, la famosa coppia Lukaku-Lautaro, perché Conte voleva Dzeko. Quindi evidentemente c'è margine per farli giocare insieme, e però è anche fra i 2 esuberi principali, il secondo è quello di cui parlerò fra poco, forse quello un po' più piazzabile, anche perché ha diversi estimatori in giro per l'Europa. Rimane un giocatore, io insisto sempre nel dirlo, ancora di ottimo livello. Chiaro, ha la sua età e ha i suoi limiti, però Dzeko non è assolutamente un giocatore scarso, è un giocatore di basso livello, e appunto la corte che ha in giro per l'Europa è lì a testimoniarlo. Però attenzione, perché Inzaghi sembra aver detto a più riprese alla società di volerlo tenere, quindi nel caso in cui debba scegliere quale dei non titolari vada mantenuto, Inzaghi avrebbe fatto il nome di Edin Dzeko, e quindi credo che la società
al netto delle richieste di mercato, punterà alla permanenza del bosniaco, nonostante lo stipendio comunque non sia per nulla basso, perché si parla di più di 10 milioni lordi, tra i 10 e gli 11, diciamo così, quindi soldi importanti. Il secondo nome, il secondo, tra virgolette, esubero della rosa è quello di Joaquin Correa. È abbastanza paradossale notare che Inzaghi tra i due preferisca Dzeko nonostante il grande rapporto che c'è fra lui e Correa e nonostante il fatto che Inzaghi abbia in qualche modo dato il benestare all'arrivo di Correa l'estate scorsa. Anche qui non dimentichiamo che Correa non è stata la primissima scelta, come qualcuno ogni tanto dice. La primissima scelta era tenere Lukaku, innanzitutto. Partito Lukaku, la prima scelta era Duvan Zapata, l'Atalanta ha fatto richieste troppo alte, la seconda scelta è diventata Marcus Thuram si è fatto male, l'Inter non ha voluto poi chiudere l'operazione ed è andata su Correa. Quindi Correa di fatto è stata la terza barra quarta scelta. Questo giusto per la precisione, diciamo così. Dicevo, è un pupillo di Inzaghi, ma nonostante questo probabilmente il mister è consapevole che se il suo sacrificio si dovesse tradurre, ed è possibile, nell'arrivo di Dybala, allora si accetterebbe, penso che lo faremmo tutti noi o quasi, si accetterebbe questo tipo di sacrificio. È però il più difficile da piazzare perché a titolo definitivo, evitando minusvalenze, è praticamente impossibile dopo la stagione non positiva che ha fatto e in più è molto amico di Lautaro Martinez e anche di Dybala e a quanto pare vorrebbe giocarsi le sue carte qui all'Inter sperando in una stagione anche solo dal punto di vista fisico un po' più positiva rispetto all'ultima. Quindi se si aprisse un'opportunità di mercato, qualche offerta particolare si valuterebbe, credo però che sia piuttosto difficile da piazzare. Andrea Pinamonti, altro nome. Pinamonti è attualmente in ritiro, ha raggiunto la squadra a partire da ieri, giorno del ritiro appunto a Piano Gentile, ma di fatto sa già che andrà via, che lascerà l'Inter. L'Atalanta in questo senso sembra essere la squadra che ha superato tutte le altre, tutta la concorrenza. La chiusura dovrebbe essere intorno ai 20 milioni. Si sta lavorando ancora con il club bergamasco. Loro chiaramente vorrebbero tirare un po' indietro sul prezzo, l'Inter addirittura, se possibile, vorrebbe alzare ulteriormente sopra i 20 milioni. Credo che tra base fissa e bonus si possa raggiungere quella cifra. C'è però una questione importante da dover specificare, ragazzi, perché tra le varie notizie che il nostro Lorenzo ha raccolto appunto in sede martedì, è emersa questa cosa molto interessante. L'Inter è ovviamente disposta a cedere Pinamonti, ma sarebbe disposta a cederlo ad una cifra leggermente inferiore rispetto a quella ipotizzata, a patto che nell'accordo con il club di riferimento, facciamo caso l'Atalanta, venga inserita una clausola di recompra. Questo ci dice due cose. La prima è che l'Inter giudica Pinamonti un sacrificabile in questo momento, ma evidentemente non vuole perderne completamente il controllo e quindi intravede forse in lui la possibilità che fra 1 o 2 anni, magari giocando ad un livello ancora più alto rispetto all'Empoli, con tutto il rispetto per l'Empoli, possa diventare ancora più forte. La seconda cosa che ci dice è di tipo economico, perché c'è un'altra cosa da specificare. L'inserimento di una clausola di recompra impedisce al club che vende il giocatore di registrare la plusvalenza nel bilancio relativo all'anno in cui vende questo specifico calciatore. Quindi se l'Inter vende Pinamonti all'Atalanta per 20 milioni e quindi tecnicamente potrebbe fare, se non erro, circa 8 milioni di plusvalenza, il fatto di inserire una recompra che può durare 1 o 2 anni ti impedisce di registrare questi 8 milioni di plusvalenza ad oggi fino alla scadenza della recompra. Nel momento in cui la clausola di recompra scade e quindi tu non puoi più esercitarla, allora lì puoi registrare la plusvalenza. E questo capite che cambia tutto, perché Pinamonti è sempre stato considerato un giocatore tra i principali da poter sacrificare e da cui ricavare dei soldi e una buona plusvalenza. Quindi evidentemente io mi sono dato una spiegazione rispetto a questa situazione che è un ragionamento logico mio e che vi sottopongo. Mi sono detto, evidentemente l'Inter ha già capito, purtroppo è doloroso dirlo ma è così, che Skriniar è un giocatore che andrà a perdere. I soldi che otterrà da Skriniar uniti a quelli che ha già ottenuto da Di Gregorio, da Gravillon eccetera e che conta di ottenere da Pirola per esempio, magari anche da Lazzaro se qualcuno se lo vuole prendere o da Dalbert, evidentemente unendo tutte queste cifre si arriva ai famosi 60 milioni o comunque all'obiettivo economico che l'Inter proprietà
ha posto appunto in sede di mercato. Di conseguenza la cessione di Pinamonti in questo senso potrebbe rappresentare un di più, un qualcosa che va oltre, e allora l'Inter dice accetto che questo di più non si traduca attualmente in un ricavo effettivo ed immediato, a patto di evitare che magari a fronte di un'esplosione di Pinamonti io non possa più averne il controllo. Quindi questo è il tipo di ragionamento che ho fatto io, però vedremo se sarà così. Alexis Sanchez, ultimo nome, vado rapido anche se poi è qui il vero succo della questione. Alexis Sanchez oggi, ragazzi, è un grosso problema. Anche qui, sempre nella giornata in sé del nostro Lorenzo ci diceva che post conferenza, confrontandosi con gli altri colleghi e anche con i dirigenti dell'Inter, è emerso questa cosa, cioè che Sanchez attualmente sta puntando un pochino i piedi, non tanto dal punto di vista economico. Molti pensano che sia una questione economica, visto che lui ha un ingaggio importante. Il problema è soprattutto tecnico. Sanchez è convinto, a torto o a ragione, ognuno giudichi in base a quello che crede, è convinto di essere ancora un giocatore spendibile a livelli altissimi. Infatti, confermava anche la dirigenza stessa, sono già arrivate tante proposte per Alexis Sanchez. Si parlava del Qatar, del Giappone e, per venire a campionati un filino più rilevanti, la Turchia e il Brasile. Tutti i campionati che però Sanchez avrebbe rifiutato, perché lui è convinto di avere la possibilità di giocare ancora o in Serie A o in alternativa in Liga o in Premier League. Questi sono i suoi riferimenti. Non a caso, se vi ricordate, qualche settimana fa si era parlato di questa suggestione Barcellona, che poi non si è tradotta effettivamente in un'offerta, ma la sensazione, ne parlavo anche prima con Lorenzo in base a quello che ha percepito lui, la sensazione è che Sanchez sotto sotto ci speri e che quindi voglia per il momento rifiutare tutto, nella speranza che all'ultimo il Barcellona si palesi per lui e quindi lui possa continuare la sua carriera ad altissimi livelli. Vedremo cosa accadrà. È un grosso problema perché abbiamo capito più o meno tutti che purtroppo Sanchez, soprattutto a queste cifre, ma in generale difficilmente riuscirà a trovare un club come il Barcellona, come il Real Madrid, come il Manchester City o United che sia. Quindi è tutto da vedere quello che accadrà. Il grosso problema è che il primo step che ci può permettere di arrivare a Dybala, che so che è il nome che tutti state aspettando, è proprio l'addio di Sanchez. E quindi chiudo sulla questione Dybala e chiudiamo l'episodio. È un'operazione chiusa? Assolutamente no, dal mio punto di vista. È in stand-by per problemi economici? Non credo, forse sì, ci può essere ancora qualcosa da limare nelle famose commissioni al suo procuratore Antun, ma il vero problema su Dybala, ragazzi, è che l'Inter attualmente non ha posto. Cioè l'Inter ha troppi attaccanti in attacco e non può permettersi di integrare anche Dybala non avendo la certezza di perderne almeno uno. E io faccio riferimento ancora a Sanchez, che poi però devono diventare almeno due con Dzeko e Correa, dando per già perso Pinamonti, perché anche lui comunque prima va ceduto. Quindi il vero problema è numerico. Bisogna fare spazio in un reparto che attualmente vanta troppi attaccanti e che non può aggiungerne un altro senza prima liberarsi di alcuni di quelli che ha già lì. Qual è quindi la soluzione? Sulla carta, tra virgolette, è semplice, ovvero vendi Pinamonti e non dovrebbe essere un grosso problema. Ti liberi di Sanchez e, come vi ho spiegato un attimo fa, questo sì è effettivamente un problema, almeno ad oggi, e poi ti liberi di almeno uno fra Correa e Dzeko. Non è facilissimo, probabilmente non è nemmeno così difficile come liberarsi di Sanchez. Tutto questo chiaramente deve rientrare all'interno di tempistiche accettabili, perché se tu l'ultimo step di questa scala lo fai ad agosto inoltrato, è molto probabile che Dybala abbia già firmato per un altro club e si stia già preparando per la sua nuova stagione. Quindi tutto questo va fatto nel giro di poco, perché Dybala, per quanto dia priorità all'Inter, e questo è confermato, non aspetterà in eterno. Solo in questo modo eventualmente si può raggiungere la gioia e completare un reparto offensivo che sarebbe veramente clamoroso. Ragazzi, questo era un po' il quadro della situazione per quanto riguarda l'attacco. Ora vi chiedo ovviamente ancora un mi piace se ancora non l'avete messo e fatemi sapere ovviamente anche nei commenti cosa ne pensate di questa situazione. Ditemi un po' se siete ottimisti o meno sul fronte Dybala. Noi vi abbiamo fatto questa panoramica basandoci anche sulle notizie che il nostro Lorenzo ha raccolto nella sede dell'Inter, e a questo proposito prima vi invito a passare su www.passioneinter.club se volete sostenere il nostro progetto ed entrare
entrare a far parte della nostra community riservata che ha interismo come parola d'ordine. Ed infine, se mi stai seguendo in podcast, in descrizione ti lascio appunto il link del contenuto in cui il nostro Alessio, in contatto e in collegamento con il nostro Lorenzo dalla sede, ha fatto un punto su tutte le notizie, quindi non solo sull'attacco, ma in generale su tutte le notizie raccolte appunto in sede. Se invece mi stai seguendo su YouTube, qui alla mia destra ti comparirà il link, clicca e fammi sapere cosa ne pensi.